Ciao a tutti da Mattia, benvenuti a questo nuovo video, anzi terzo episodio del vlog sulla Suzukina. Cosa andiamo a fare oggi? Comunque no, i sedili non sono rimontati, solo questo, l'altra roba è tutta appoggiata. Cosa andiamo a fare? Allora, io devo portare la macchina dal carrozziere settimana prossima, quindi nel frattempo, mentre aspettiamo, l'idea era di andare a sostituire questo tubo qui dell'acqua, come potete vedere, quello che è rovinato qua dietro, vedete? Sale qui distrutto e poi continua e va oltre. Partendo da dietro, vedete il tubo viene oltre qua e sale qua dentro nel pillar, insomma nel montante. Io come vado a rinfilare questo da qua? Impossibile. Quindi la mia idea era di partire da qua. Ho tirato, l'ho estratto e magari iniziamo da qui, infiliamo il tubo, lo facciamo scendere e poi proseguiamo. Come vedevamo scende lungo tutto il fianco, poi non so se mi vedete qua sotto al buio, magari vi accendo la luce, regalo di Natale. Sale là dietro e va oltre. Come vado a intercettare quello? Non ne ho idea, perché io aprendo il cofano lo dovrei vedere da qua, giusto? Che entra da qualche parte. Spegniamo la luce, ma onestamente non lo vedo, almeno che non passi qui dentro e vada sotto, perché qui riempio l'acqua e qui c'è il cavo, c'è il tubo che poi va su al cofano. Vedete, qui scende, va giù sotto. Se io tiro, adesso vi riaccendo la luce, vedete là sotto, va in quel buco là sotto, la vaschetta va là sotto. Come ci arrivo là sotto è un problema, quindi secondo me devo rimuovere il paraurti. Provo a tirare giù il paraurti, lo estraggo e vedo se da qui davanti riesco a vedere la vaschettina dell'acqua, perché se ce la faccio sono a cavallo. Se non la vedo, l'unico altro modo per arrivarci secondo me è togliere il fender, che è una bega, perché dopo bisogna rimetterlo in posizione. Allora, dopo ulteriori investigazioni ho capito che per accedere alla boccetta non devo tirare giù il paraurti, o almeno non così sembra, non sembra così, ma come avevo visto l'altro giorno quando ho pulito le gomme, devo mollare questa plastica qui, queste stick qui che probabilmente esploderanno appena le toccherò. Probabilmente mi bastano solo queste, devo liberare questo qui e avere spazio per andare alla boccetta che è letteralmente là dietro. Come dicevamo, non ho bisogno di tirare giù il paraurti per arrivare ai tubi, però ho dovuto tirare giù questa plastica qui del pararuota, la mettiamo fuori là. Ora, grazie a Dio, ho accesso abbastanza tranquillo. Questa è la boccia dell'acqua, questi sono i due cavi, tubi. Questo qui entra nel vano motore ed è quello degli spruzzi davanti. Questo qui invece che fa questo giro qua su, dentro i cavi, prosegue e va oltre là, entra qui nella cabina qui, vedete il tubo è qui ed è quello che serve a noi. Ora a sto punto non so realmente come comportarmi, perché qui il tubo mi sembra abbastanza pulito, cioè a parte la sporcizia che c'è, il tubo qui è ok, è anche morbidino, se devo essere sincero, mi sembra in buone condizioni. Anche qui dove fa la curva,
quindi oserei quasi lasciarlo, anche perché qui devo praticamente aprire tutto per accedervi. Qui posso dare una bella pulita, tra l'altro. L'unica roba è fare una giunzione magari qua dentro, lo taglio qua poco dopo che scende e gli faccio la giunzione da qui a là. È l'unico modo per evitare una marea di lavoro, che a occhio direi che è abbastanza inutile, perché come dico io qui il tubo lo vedo pulito. Qui c'è addirittura una molla che lo tiene, che gli fa fare sta curva, e il mio tubo non ce l'ha questa molla qui, quindi direi di evitare. Questo è il tubo che dobbiamo andare a sostituire. Anche qui è morbido, anche qui è morbido, fa un po' schifo, ma sembra tutto morbido. Fa cagare solo qua, che se gli viene mangiato. Proviamo a togliere questo e infilare questo, vediamo se ci va innanzitutto, che se non è la dimensione giusta siamo punti a capo. Allora, ho estratto questo da qua, ora vediamo se il nostro tubo va bene. Direi di sì. Poi qua lo vado a forzare e lui va in posizione. Posto. Va bene, il mio tubo va bene. Ora non ci resta che sfilare questo. Ora gli ho messo un cacciavite per non farlo scendere, lo mandiamo giù e ci infiliamo il nostro nuovo. Proviamo. Allora, come potete vedere, il tubo l'ho estratto praticamente quasi tutto e come vedete perde copiosamente acqua. Quindi direi che abbiamo trovato il colpevole. Era lui che mollava l'acqua qui dentro, o almeno buona parte. Ora l'ho tolto tutto dal fascio di cavi, rimane solo questo punto qua che è complicatissimo senza rimuovere il sedile. Non avevo voglia di rimuoverlo onestamente perché l'ho appena rimesso, ma sono 3 bulloni, 2 davanti, uno là di lato. Vabbè, adesso li toglierò, sposterò il sedile per l'ennesima fottutissima volta e andrò a sistemare, a tagliare anche il nastro là che tra l'altro avevo appena rimesso, e vado ad asciugare il bagnato che si è creato spostando questo diamine di tubo. Allora, questo è il tubo che ho estratto, adesso ve lo allungo. Avrà perso non so quanta acqua da quanto l'ho tolto, ce n'era proprio un tot che stagnava lì dentro. Ora questo andava al portellone, faceva tutto sto giro, entrava qua, era sopra il passaruota, girava all'interno della macchina. Qui come potete vedere dove era letteralmente distrutto, mangiato, e qui usciva tutta l'acqua in pratica, continuava. Qua c'era della bella merda dentro, anche qua guardate qua, se mettesse a fuoco la camera. Qui era veramente duro, qua aveva un altro blocco, qui l'ho tagliata all'altezza più o meno dove qui l'ho tagliato più o meno all'altezza piede sinistro, in modo che possa tenerci un occhio. Magari lo tengo fuori all'inizio, vedo che non perda, gli faccio fare qualche ciclo, magari faccio sparare l'acqua, vediamo che succede. Allora, direi che ho finito. Ho riattaccato il nuovo, adesso che non vedete nulla, comunque vedete, ho fatto il nuovo collegamento qui del tubicino, l'ho fatto correre lungo la stessa via che percorreva prima, gli ho dato un'altra botta di scotch, vedete qua dietro. Adesso vi faccio luce con questo, sale, va dentro qua, sbuca fuori qua. L'ho lasciato volutamente un po' più lungo, Dio boh che buio, aspettate, anche la torcia ci sta mollando. Comunque l'ho lasciato volutamente più lungo, e così al massimo lo infilo giù qui nel pillar, nel montante, insomma, in modo da avere un pochettino di gioco. Allora adesso così sono sicuro che non perde più, quello è una cosa positiva. Ora la questione è, riesco a fare uscire l'acqua, fammi vedere,
Fammi accendere il quadro e fammi provare. Fammi provare. Allora, ovviamente è questo qui il pulsante, clicchiamo. Il rumore l'ho sentito, vediamo se ci c'è acqua. Direi di no. Il tubo è pieno? Non mi sembra. Ai ai ai. Non vorrei a sto punto che sia la pompa. Assolutamente no, non spruzza acqua. Quindi direi che probabilmente qua è scesa zero acqua. Vedo delle mini gocce. E probabilmente ho intasato più davanti, ma non mi sembrava onestamente da quello che ho visto. Oppure la pompa che non fa più il suo lavoro. Vabbè, ci abbiamo provato ragazzi, l'importante è che non perde. Guardate là. Nope. Nope. Niente. Ci abbiamo provato. L'importante è sapere che questo è stato fatto, che il tubo non perde più, e la pompetta la andremo a vedere un altro giorno. Spegniamo l'auto. Peccato perché tutt'oggi che sia lavoro sembra un lavoro da nulla, ma ci vuole un sacco di tempo. Tutta stamattina, un po' oggi pomeriggio. E niente, mi dispiace di non aver risolto la cosa dell'acqua, ma sono sicuro, almeno che non mi va a perdere acqua dentro da quel tubo. Quindi una delle cause dell'allagamento della macchina l'abbiamo risolta. Ora dovremo andare a risolvere il problema del non portare l'acqua a quel tubo, perché davanti funziona, dietro no. Ok, direi che questo vlog termina qui per oggi. È stata una giornata veramente dura. Tra l'altro siamo partiti con una giornata di sole bellissimo. E ora vi faccio vedere cos'è arrivata. Ovviamente siamo in Valpadana. Nebbione everywhere. Non si vede. No, onestamente vorrei dire non si vede un palmo dal naso, ma in realtà si vede. Adesso ma non sarà sicurissimo andare in giro in auto, ma andando piano piano. Direi che ve la cavate ancora. Dicevo, vi lascio. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. E nel prossimo probabilmente andremo a dare una pulita al vanomotore, che fa abbastanza schifo. Gli diamo una bella pulitina, non eccessiva, nulla a livello di super detailer, ma qualcosa di un pochettino più leggero che potete fare anche voi a casa tranquillamente su macchine così vecchie. E poi settimana prossima da carrozziere ho preso appuntamento, lui mi aspetta. Potevo già lasciare la macchina in sti giorni, lui l'avrebbe tenuta lì dentro, ma comunque avevo qualche lavoretto da fare, allora ne approfitto prima di portargliela. E niente, vi saprò dire quale sarà il risultato, il referto, insomma, quando mi chiamerà e mi dirà: guarda Matti, c'è da fare questo, ho fatto quest'altro, sono 8.000 euro. Ma come una macchina nuova. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima. Buon Capodanno, se questo video arriverà prima di Capodanno. Se è già passato, amen. Buon anno nuovo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Morro. Ciao ciao, pace.